Buongiorno ragazzi. Allora, la situazione è la seguente. Giorni fa forse avrete visto, ho pubblicato qualcosa anche sui social, sono rimasto a piedi con la moto. Sembrava essere la pompa della benzina, in realtà no, fortunatamente, però aveva a che fare con la pompa della benzina. Mi sono fermato davanti a dei ragazzi, fortunatamente, che lavoravano, diciamo, come meccanici. Mi hanno aiutato, mi hanno smontato la moto, fatto bypassare un po' di cavi, insomma sono riuscito a ripartire. Pensavo che il problema fosse il relè, questo che sta qui. L'ho cambiato, ci ho messo 5 ore per girare per Banjul in Gambia a trovare dei pezzi di cambio, fortunatamente l'ho trovato alla fine. E in realtà poi non era quello. Nel frattempo avevo ripristinato tutto quanto, quindi la moto era tornata a non funzionare, finché a un certo punto, smanacciando qui dietro, ho visto che la moto un po' partiva, un po' no, quindi riguarda, pensavo che fosse un connettore che stava qui dietro, invece alla fine, smontando la scatola dei relè e dei fusibili, è venuto fuori che la situazione è la seguente. Questo connettore, sfregando dietro sul telaio, si è strappato questo filo e si è consumato quest'altro, anche gli altri stavano consumando. Quindi oggi ho girato un po', grazie anche ai gentilissimi proprietari della guest house in cui sto, ho girato un po' per meccanici cercando un saldatore, niente. Ho trovato qualche connettoraccio ossidato come non mai per sostituire quello della moto. E adesso faremo una cosa veramente africana: nastro isolante, un po' di stagno, speriamo che sia quello con l'acido dentro, se no sono fregato, e non avendo il saldatore facciamo con il chiodo. Quindi qua stiamo facendo il barbecue, poi ci metto il chiodo dentro e lo uso a mo' di saldatore. Incrociamo le dita perché già so che rischio di fare un casino. Complicato di quello che sembra. Niente, oh. Poi pulendo, cercando di pulire la punta, la carta la brucia, quindi non è che non la prende la temperatura il chiodo. Questo qua attorno è stagno? Sì, ce l'ho messo. Ok. Sperando che aiuti. Magari vai sotto, così io gli arrivo da sopra con l'altro. Sicuramente meglio di prima. Porca miseria. C'è qualcosa che non... Vero, c'è qualcosa che non quadra. Qualcosa che non quadra. Ero concentrato su risolvere la cosa. Vabbè, pare che ce l'abbiamo fatta dopo 170 viaggi andata e ritorno a scaldare il chiodo. Vabbè, una cosa che assomiglia a una saldatura, però sta in decorose condizioni. Tiene. Adesso bisogna isolarlo, Scaldarlo. l'apposito saldatore. Te lo porti dietro? Sì. Senza la pinza, però, che pesa troppo quella. Allora, intanto vediamo un po' pure questo, che a sfregare piano piano, della guaina. che quella ancora lo capisci, a mangiarsi il rame, cioè a strapparlo tutto, pazzesco. Cioè quello lì è acciaio brunito, no? Telaio. Questo, allora, secondo me è metallo. I signori che mi hanno dell'officina a cui sono andato l'altro giorno dicono che secondo loro è alluminio. Io non ci credo, perché sta moto è troppo economica perché ci mettono l'alluminio, però magari sì. Allora adesso, quindi questo, prendere una calamita e vediamo. ah, bravo, raga, che cinema per sistema sta moto. Ferro old style, quello proprio. Sì. No, ma poi si vede che c'è ruggine in giro. Mi piace proprio tantissimo, ma va bene. E quindi questi collegamenti qua non li hai mai usati?
quelli che hai comprato Ne ho stamattina? usato uno, l'unico che non era completamente ossidato. Ah, Gli altri ok. li ho presi, me li porto in emergenza, di scorta, insomma sempre meglio di niente. Il meno ossidato di tutti. Vi ho fatto un casino. E questo qua sarebbe il serbatoio posteriore. Serbatoio aggiuntivo che ho messo io, sì. Sì, anche perché questa moto, devo dire, pur essendo solo 300 di cilindrata e non avendo molta potenza, consuma come una moto molto, molto più potente. Sì, non ha proprio un'autonomia come quella che ti potresti aspettare da una cilindrata del genere. Qui ho 10 litri e mezzo, qualcosa del genere. Tra l'altro non ha neanche l'indicatore di benzina, ha soltanto la spia della riserva, che però si accende quando il motore comincia a singhiozzare, quindi non ci fai niente. Cioè ti conferma che stai rimanendo a piedi, ma già l'avevi capito da solo. E quindi avendone due, io tengo d'occhio questo qua, lo apro finché è pieno, so che sta usando questo, poi insomma in questo modo me la aggiusto un pochino meglio. In totale con tutte e due su strada normale arrivo sui 400 adesso, che comincia a essere buono. Però per esempio in Mauritania la benzina se ne trova pochissima, giravo con 2 bottiglie verse qui di lato e una tanica da 5 dietro in più, perché magari dovevi fare... Sì, quella sta appoggiata lì, anzi scusa te l'ho lasciata lì, perché magari spesso devi fare 400-500 km, soprattutto col vento contrario, che comunque sia ti aumenta di parecchio consumi. Prima di fare altro vediamo se funziona, che mi pare importante. Già che fa questo suono mi piace. Credo che abbiamo fatto il nostro. Sto cercando un posto che venda una birra per festeggiare, sperabilmente che la moto rifunziona. No, non è così facile come sembra. Vediamo. Questo, perché ne so, questo vende detersivi, niente. Ho fermato all'unico punto che non vende niente di commestibile. My friend, sorry, do you know where I can buy a beer? A what? A beer. 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 Beer or Beer. drink? To drink, yeah. I think go to that shop. Which one? The blue one. Or they are closed. Ah, it's closed. It's Maybe because That means it's you have to reach up to turntable. there. Yeah. Which side? Anywhere you see a supermarket. Supermarket. Yeah. What is 1 kilometer, 2? What? I don't know how many kilometers. Beer. I drinks. Beer. That red car where it's standing, the red car. That's just the red car. You see the red car? Oh yeah. Yeah, just opposite the red car. Just Yes. on the right side. Yes, right side. Okay. Thank you so much. Bye. Comunque che in Gambia parlasse l'inglese lo ignoravo perché circondato dal Senegal temevo che parlassero francese pure qua, invece parlano inglese praticamente tutti, quindi proprio super easy comunicare. Ah, eccolo, ovviamente che la sabbia. Sì. Hello. Pure il vino c'hanno. Top. Cabernet Sauvignon del Serengeti 125, sono 8,50 €. Mi coglioni.
You don't have? Don't worry. Don't worry. Come on. Don't worry. Don't worry. Bye. Bye. Is it the same price, cold? Yes. Belle fritte. Okay. I change all. Yeah, it's so cold. You want I put back? No, I will put it over. Ok. Bye. Ok, spero che non sia prematuro festeggiare dopo 1 chilometro, forse 2. Però ieri non l'ho manco fatto 1 chilometro, ne ho messo a piedi prima, quindi sembrerebbe buon segno. Devo dire che il bello, tra virgolette, di rimanere a piedi è che fai un corso intensivo di motocicletta, cioè di meccanica di motocicletta, e adesso conosco un sacco di cose in più di questa moto, nel bene e nel male. Sto passando. Oh, qua pare che va. Ah, ma io non vi ho fatto vedere la mia casettina, non vi ho fatto vedere niente, sono proprio un cafone. Aspettate. Allora, questo qui è un piccolo appartamentino che ho trovato in questo residence molto carino, gestito da un signore italiano e moglie del Gambia. Bagnetto. Carino, carinissimo, soprattutto fuori. Faccio il giretto. Qui credo che stiano costruendo altre stanzette, appartamentini. E c'è questo bel giardino con il patio dove si fa colazione, pranzo e cena. Giù c'è il barbecue. Carino. Dovevo fermarmi 2 giorni, poi alla fine mi sto fermando 4 giorni perché dovevo riparare la moto che non avete visto niente, che pareva capito. Manca a fa così però. Insomma, praticamente non era nulla di quello che pensavo e che avevano pensato. È sporchissimo. E che avevano pensato i ragazzi che mi hanno aiutato a ripararla. Dal connettore, da uno dei 2 connettori che esce dalla scatola portafusibile e portarelè, praticamente sfregando da qualche parte, un filo si era completamente tranciato, faceva ancora un pochino di contatto, ma ormai era andato, un altro si era spellato e quindi probabilmente toccava pure da qualche parte. Solo che quello tranciato si è tranciato proprio vicinissimo al connettore, quindi non sono riuscito a risaldarlo così com'era. Sono dovuto andare stamattina, grazie a quei proprietari che mi hanno accompagnato, a cercare un po' da qualche meccanico se avevano dei connettori da cambiare, i pin, proprio il pezzettino di metallo dentro al connettore multiplo. Alla fine abbiamo trovato, ne sono presi 4 per sicurezza, a me sto a fare proprio spesa, cioè, il relè l'altro giorno ho presi 3 connettori, 4, tutto quello che mi serve prendo
3, 4, lo prendo tutto. E niente, quindi ho passato un bel po' di tempo a sistemare tutto quanto, ci è voluto, ma non esagero, un'ora e mezza a saldare poi lo spezzone più lungo, lo spezzone di cavo, perché non ho il saldatore. Sono riuscito a rimediare lo stagno, ma stavamo la stufettina a carbonella con un chiodo, solo che poi il chiodo si ossidava, quindi non attaccava lo stagno. Non attaccando lo stagno, poi non attaccava lo stagno sul rame, quindi vabbè, un delirio. Ho usato ma più di mezzo metro di filo di stagno per saldare il pezzettino di filo così. Vabbè, comunque, pare che ce l'abbiamo fatta, e soprattutto questo torna molto utile poi in caso di problemi futuri, perché adesso so che questa moto ha questo problema, che i connettori che escono da quella scatola stanno a contatto con qualcosa che non posso spostare, non so bene anche cosa sia, e dai si consumano. Ok, top. A questo punto domani, se tutto va bene, si ritorna in Senegal. Grazie mille, guarda, un piacere è stato. È stato bello, e grazie anche per l'aiuto che mi avete dato. Veramente Ascolta, la torta com'era? molto buona, molto buona, bella soffice, buona. Ci siamo allora, piano piano. Sì. Ti serve qualcosa, qualche moneta a cambio, spiccioli? No, dovrei avere tutto, penso. Ciao! Ciao, vai vai. Tanto che la moto mi lascia in piedi di nuovo, via no, dovrei bene. Oggi si torna in Senegal, quindi un'oretta di guida fin verso la frontiera. Ho lasciato soltanto la 360, spero mi sentiate. Niente videocamere, faccio solo questa come al solito con gli anti spenti, vediamo se riesco a registrare qualcosa, anche se sia abbastanza veloce. Poi direzione Casamance, quindi sud-ovest del Senegal, per 4 giorni molto fiume, probabilmente anche senza connessione, quindi vediamo un attimo, staccherò un po'. Ho già ricevuto il visto per la Guinea, velocissimo, neanche 24 ore, dopo aver passato la frontiera qui con il Senegal, cercherò di passare a Ziguinchor o qualcosa del genere, dove c'è il consolato della Guinea-Bissau, che non è la Guinea che ho nominato prima, la Guinea-Bissau, e dovrei riuscire a fare il visto al volo in poco tempo, finché dopo il Senegal, prima di entrare in Guinea, faccio un salto di qualche giorno in Guinea-Bissau. Io a questo punto stecco, tanto abbiamo un'oretta di strada fino alla frontiera, quindi non è che riuscito a vedere, andiamo direttamente in frontiera o subito dopo. Nationality? Ah? Nationality? Italia. Italian. After when you are ready, you go to the immigration. Arrival. Yes. Arrival or Papers. departure? Yeah. After the custom. Okay, so Yeah. first there and then Then you are ready if you want to change SEPA.
Ok, fatto tutto, super easy. Penso che a questo punto posso dirvi bentornati in Senegal. La mancano 93 km pari a 2 ore per raggiungere Ziguinchor. Così prendiamo i soldi, provo a fare il visto nella Guinea Bissau, poi un'altra mezz'oretta per arrivare alla porta. Allora, sono arrivato al porticciolo, la situazione è possibile pure peggio dell'altra volta. Vediamo che riusciamo a fare. Ah, isa mutela dum sana putera. Saco un poco la maleta porque puede tenerla un poco porque Sí, pero yo tengo más grande que esto. A mi casa, te digo verdad, tengo un 1000. Ah, 1000, Kawasaki 1000. ¿lo 1000Z. poniste en el barco? No, este para viajar. Sí. Aquí no, No, sí. aquí ok, Vale. aquí ok, aquí no. Sabemos. Gracias. Espera. No, porque alguna persona... Gracias. Esto es muy Escúchame, importante. escúchame. No, aquí tengo un tanque. Por ejemplo, Aquí no. escúchame. No, Escúchame. Oye, tú no hacer nada. Tú estás aquí para ver yo nosotros. ayudo, pero... Pero tú tienes que... Todo. Ahí. Espera, espera. Yes. Ay, muta me dahe kola lu. Au gitiwo, dodo jingito. Buku jingito, kisa hode. Jinga hopala huba. Jinga hopala huba. Au ding lo baya boli. Boleh kan kala ini. Wale ne kale. Awale ne kale. Dodo tonko. Aquí mejor que aquí. Pero aquí hay una Pero, ¿qué piensas si me siento ¿Cómo tú quieres? sin, así, sin mira. algo como eso? Ahí está, ¿cómo tú quieres? Ya está. Vale. Nyauka nuko kai. Akanu. No, di dem. Prefiero así. ¿Tú prefieres así? Sì, penso che... Vale. Sì, penso che... Ok, merci. Merci beaucoup. Sì, amigo, Kai. Attends un peu. cuando llego en 3 días... Otra vez. Toca bocane. Até porque não cuida do que eu tô. Serio, mo mai essa parte. Come io non prendo lui. Non sono del tutto sicuro che l'idea di togliere il cavalletto sia stata intelligente. Oddio, no, però forse sì, Mi sa che sono più svincolato dalla barca. Tra l'altro in tutto questo ho trovato neanche un chiodo, un pezzo di fil di ferro infilato nella gomma posteriore che ha bucato anche la camera d'aria, quindi si sta sgonfiando la gomma. E io volevo riposarmi questi giorni, invece domani dovrò mettermi a riparare la gomma.
seguimenti bruschi. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Muy gracias. Contigo. Ah, è piano questo coso, per fare onde. Je descends ici. Ok, au revoir. Sama ñu jobay. Kilo ñu ngi ngaro ni. Ya? C'est bon. Ah no, non è qua. Ko bañu bi jame. Ñu lang la ko. Ma ça va? Muy bien. Muy bien. Très bien. Très bien. Et tu? Ok. Sì. Ok. Federico. 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 Bien. Dopo sanno non manca niente. Aspetta che... Sì. 1, 2 e 3. Voilà, nous continuons. Ah, yow ci kaw le foog ñu wala jokam. Njëriñ. Ci dene di yokke. Ja, mu tak. Okay. Dene di yokke. Ah, ta ñeba. Mo do rokem ta te kam. Ta ñeba ke kanya. Ta ñeba. Allora. Au te koy. Vamos a la here. Yow waran sta to. Parce que nee na day ñëw liggéey fii quoi. mu ko def. Bon day lii kaane ne mu humboli koy mais comme xataan bu bi mu ñëw hulowul du baje problème. Nice. Moto bu baax la de. Mamma mia che sbattita. Sì. Toto? Sì. Ok, perfetto. Ok. Repite il tuo nome, per favore. E il tuo nome, per favore? E come t'appelli? Mustafa. Mustafa. Perdonami. Mustafa, incantato. Federico. Niente male come parcheggio, eh? Allora, lo faccio vedere. Questo è il piano terra. Spartanuccio, ma ci sta. Andiamo come sopra. Qua se esce ubriaco da sto terrazzo. Ta-da! È carina, dai, oh. Top. Mazza, carina, oh. Bello. Mazza che stampello. Bello, veramente top. Viaggio per arrivare qua, toppissimo. All'inizio ero un po' nervosito, un po' preoccupato perché visto la barca ho fatto... La barca in sé mi ispirava fiducia, ma il doverci infilare dentro non tanto. Ah, questa è
un girone lungo come il mio alluce. Però no, è andata tutto benissimo, anzi devo dire pure l'idea di togliere il cavalletto è stata intelligente, perché almeno ero svincolato dai movimenti della barca, soprattutto quando incrociavamo altre barche che facevano le ondine. Vabbè, vado a prendere le mie cose, mi sistemo, doccia, anche perché siamo stati tipo 20 minuti fermi sotto al sole, a primo checkpoint militare della mia vita in acqua, però in moto comunque. E niente, quindi doccia, che temo sarà fredda, ma tanto fa 800 gradi, quindi va benissimo.